Ciao a tutti amici della bilancia, benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami bilancia, tendenze energetiche generali per la seconda parte di agosto 2022. Grazie. Amici della bilancia, abbiamo l'eremita. L'eremita è una carta che parla di introspezione. Si tratta qui di fare un lavoro interno per capire qual è la vostra verità, per capire che cosa volete voi, qual è il vostro obiettivo. Parla sempre di un periodo di isolamento, che può essere un isolamento fisico, ma anche solo mentale, senza necessariamente prevedere uno spostamento di tipo fisico, proprio per un'autoanalisi. Andiamo a vedere questi oracoli che cosa vi vogliono dire. Ok. Wow. Carta numero 32 parla di comunità, di gruppi, del vostro gruppo. Quindi può darsi che faccia riferimento al gruppo o di amici o perché no anche al gruppo familiare o lavorativo dentro il quale voi siete. E poi abbiamo qui la carta numero 31, guardate che caso, 31 e 32, ehm, che parla di quello che c'è sotto e ve la metto qua vicino all'eremita perché è un po' il lavoro che fa, diciamo così, l'eremita. C'è qualche cosa, la carta dice che ci sono delle verità nascoste e che c'è qualche cosa che non si sa, c'è qualche cosa di cui non si è consapevoli ed è per quello che vi danno la carta dell'eremita, che vi danno, diciamo, questo compito di autoanalisi. Ed effettivamente potrebbe essere che voi non sappiate qualcosa per quello che riguarda un gruppo, magari appunto di lavoro o di amicizia o familiare, insomma. Andiamo a vedere con i tarocchi che cosa vi vogliono dire nello specifico. Io intanto vi ricordo che le letture sono collettive, sono per un gruppo, non risuonerà tutto. Se proprio non dovesse risuonare nulla o volete completare il vostro messaggio, potete comunque ascoltare l'ascendente, il segno lunare e la Venere. Nella descrizione qui sotto poi trovate la mia email nel caso vogliate contattarmi. Partiamo con la torre. Rottura di qualche sicurezza, rottura di qualche schema. C'è una sorta di crollo delle certezze. Quando c'è la torre si parla anche sempre del crollo dell'ego, quindi qui probabilmente qualcuno aveva delle aspettative o stava puntando degli obiettivi probabilmente un po' troppo alti e c'è bisogno di rimodulare, ricalibrare questi obiettivi. Andiamo avanti poi con un 9 di spade al contrario, un 8 di coppe e un 5 di coppe. Il 9 di spade al contrario mi dice che qui, come vi posso dire, certe pensieri, certe preoccupazioni in un certo senso stanno lasciando spazio ad altri pensieri, perché è al contrario, ok? Quindi probabilmente arrivate da un momento torre, di conseguenza ci sono comunque queste ansie, questi pensieri, questo continuo pensare al perché e al per come, ok? Che comunque piano piano si stanno dissolvendo. Forse era più un'energia che avevate, diciamo, all'inizio, però ecco, piano piano ci sono questi pensieri che si stanno calmando, diciamo così. Con l'otto di coppe sento che molte persone vorrebbero prendere distanza fondamentalmente da quello che è questa situazione, anche perché ha la stessa energia dell'eremita l'otto di coppe, quindi si parla di fare un viaggio di tipo interiore. Perché? Perché c'è un 5 di coppe, c'è un pentimento, c'è un dolore, qui c'è una perdita. Probabilmente con questa torre qualcuno ha perso magari stima, magari fiducia, magari qualcuno ha perso il lavoro. C'è qualche cosa qui che si è potrebbe anche essere che avete perso un'occasione, non deve essere necessariamente qualcosa di drammatico.
ognuno poi lo applichi alla propria realtà. Andiamo avanti, vediamo che cos'altro vi danno. Abbiamo una regina di bastoni, la carta degli amanti, un 3 di denari e poi qui abbiamo il matto, il 7 di coppe. Interessante perché la regina di bastoni ehm, può fare riferimento ad una persona che entrerà all'interno di tutta questa situazione e potrebbe essere che vi proponga un qualche tipo di alleanza, un qualche tipo di accordo. In questo caso la carta degli amanti è una carta che parla di equilibrio, di un giusto scambio, anche di un amore corrisposto. Potrebbe anche rappresentare una madre, una sorella, una persona che a livello familiare comunque vi aiuta. Con la carta degli amanti e il 3 di denari si inizia a pensare a dei nuovi progetti. Abbiamo poi anche queste altre due carte e quindi ci si butta, diciamo così, perché il matto è proprio colui che ha fede, che si butta con fiducia alla vita in questa serie di nuove possibilità di cui ci parla il 3 di coppe. Ci sono delle nuove collaborazioni in vista comunque, ok? Può proprio essere con un nuovo gruppo di lavoro, per esempio, o magari un nuovo gruppo di amicizie. C'è qualcosa comunque qui che voi ancora non riuscite a veder chiaro? Mm? Andiamo a vedere carta per carta. Io intanto, per chi non lo sapesse, vi comunico che sto pubblicando tutti i lunedì dei video sul corso base di Tarocchi. È appunto un corso base, quindi non è completo, ma è adatto a tutti. È stato studiato così apposta per dare la possibilità a tutti quanti di integrare meglio le letture collettive. Se poi volete farmi sapere che il lavoro che sto facendo vi piace, insomma, vi entusiasma, potete sempre mettere un like, iscrivervi, condividere, commentare o fare una donazione. Andiamo a vedere la torre. Abbiamo la carta del mago e il re di spade. Io credo che qui ci sia stata come una falsa partenza. Nel senso che qualcuno, uno a caso, il re di spade, qualcuno qui credo che vi abbia un po' deluso. Quando c'è il mago si parla sempre di nuovi inizi, di nuovi tipi di percorsi, ma credo che non sia stata una cosa del tutto pulita, perché quando comunque c'è il re di spade e il mago, per certi versi si parla anche di una sorta di controllo a livello mentale. Con la scusa che c'è la torre, si parla di ego, si parla di qualche cosa che è stato un po' orchestrato, mi verrebbe da dire. Andiamo avanti col 9 di spade al contrario, abbiamo un 8 di pentacoli al contrario e un 6 di coppe. Allora, si potrebbe trattare per qualcuno di aver perso il lavoro perché abbiamo questo 8 scusate, pentacoli al contrario. E magari era un lavoro di vecchia data o comunque la persona che vi ha dato il lavoro può essere che la conoscevate da tanto tempo. C'è un 6 di coppe, quindi c'è un richiamo a quello che è a quello che è il passato, a quello che sono i rapporti di lunga data. Anche i sogni, in realtà, quindi per molte persone potrebbe essere che con questa torre si sia un po' rotto, diciamo così, un sogno. Andiamo a vedere questo 8 di coppe, 4 di coppe e 10 di pentacoli al contrario. Ehm, so che non state bene nel tipo di realtà che avete. Credo che molte persone si stiano aspettando un aiuto dall'esterno, un aiuto da parte di qualcuno, magari anche un aiuto divino. Ok? Siete ben consapevoli che non è una realtà felice quella che state vivendo, perché comunque c'è questo 10 di pentacoli al contrario. E per molte persone c'è questo desiderio di lasciarsi tutto indietro. Andiamo a vedere il 5 di coppe. 5 di bastoni al contrario e fante di spade al contrario. Suppongo che
questo 5 di bastoni faccia riferimento a dei litigi, a qualche tipo di screzio che c'è stato, che magari è proprio quello che ha creato questa torre. Ok, qui c'è qualcuno che voleva controllarvi probabilmente, perché abbiamo anche questo fante di spade al contrario. E sento che qualcuno si sta pentendo di quello che ha detto, mm? O di quello che è stato detto. Andiamo a vedere la regina di bastoni, per piacere, grazie. Wow, ruota della fortuna, 7 di pentacoli, il carro e il 2 di spade al contrario. Ragazzi, questa regina di bastoni che entrerà nella vostra vita prossimamente vi darà la possibilità di schiarirvi le idee, vi darà la possibilità di effettuare quel cambio che voi tanto desiderate con la ruota della fortuna. Quando c'è la ruota della fortuna può essere che ci sia qualcuno che vi aiuti proprio da un punto di vista economico, di soldi, da un punto di vista pratico, magari vi danno un nuovo lavoro, magari vi aiutano a spostarvi perché comunque c'è la carta del carro. Qui avevate due carte che vi incitavano a quello che era il prendervi un momento, il prendervi uno spazio. Questa forse ha un po' più di connotazione di spostamento fisico, ma con il carro sicuramente c'è quello che è un movimento, un viaggio, uno spostamento. Iniziano a dissiparsi i dubbi. Andiamo a vedere gli amanti. 2 di pentacoli e la carta della temperanza al contrario. Io credo che qui si tratti di mettere in armonia, ok? Perché qui ho due carte che in teoria parlano di equilibrio. Scusate. E sono girate al contrario. Quindi qui si tratta di mettere in equilibrio e vi dirò che è la vostra parte maschile con la vostra parte femminile, quello che è la parte di ricettività, di accettazione con quello che è la parte di azione e di movimento. Si va comunque verso quello che è un equilibrio. Andiamo a vedere questo 3 di pentacoli perché voglio proprio vedere questa collaborazione. Abbiamo una morte e l'8 di bastoni. Ragazzi, qui cambiano veramente le dinamiche. La morte arriva per aiutarvi a tagliare quello che non serve più e l'8 di bastoni arriva come una comunicazione. Probabilmente al fine del periodo o farete una comunicazione o vi faranno una comunicazione per quello che riguarda un nuovo progetto, una nuova collaborazione, una nuova alleanza. C'è qualche cosa di nuovo che vi apre delle possibilità alla fine di questo periodo, ok? Bene, andiamo a vedere con Osho che cos'altro vi posso dire, che altro consiglio vi vogliono dare. Andiamo a vedere quello che si vede e quello che non si vede. Giochi politici e ve lo metterei vicino a questo iceberg perché è un 7 di spade. Quindi giochi politici, qualcuno che si mette una maschera, qualche cosa che non si vede, ok? Quello che non sapete. Poi c'è la carta della fonte, il completamento, la fiducia e l'esistenza. Wow, che belle carte comunque. Perché abbiamo un asso e un uno. Qui, questo è un asso di bastoni, quindi parla del fuoco che avete dentro, di tutto quello che potete lavorare per esprimere voi stessi, ok? È la fiamma divina, se vogliamo, è il fare un'azione di tipo concreto. Poi abbiamo la carta del completamento che è la carta del mondo, una carta di riuscita. Qui c'era anche la ruota della fortuna, quindi qualche cosa cambierà in meglio o sì o sì. Il punto, quello che vi dicono è abbiate fiducia in quello che è l'esistenza, lasciatevi fluire. Qui c'è la carta del mago, ok? Quindi si tratta di prendere quelle che sono le vostre doti e trasformare, c'era anche qui la carta del mago, e trasformare quelle che sono le vostre doti, le vostre risorse a vostro vantaggio. In questa lettura sento che molte persone hanno paura a fare questo cambiamento perché credono di non essere in grado di affrontare qualche cosa di nuovo. E qui anche questa carta vi dice fate affidamento a quelli che sono gli amici, le relazioni veramente pure e sincere. Anche il matto parla di relazioni genuine, ok? Quindi
Ehm, quello che mi viene da dire è anche create una relazione genuina con voi stessi. Giù le maschere, giù le proiezioni, ok? Perché anche qui avete comunque... Ah, no, un 8 di coppe, dov'è che c'era? Ah, il 7 di spade è qui. No, non c'era Ah sì, ecco, 7 di coppe. Anche questa carta qui parla di proiezioni, molte volte. Quindi tirate giù la vostra maschera fondamentalmente, parlatevi chiaro che cosa è valido per me, non quello che si aspettano gli altri, cosa è giusto per la società, cosa mi farebbe apparire in un determinato modo, ma questo a me serve, io sono felice così, che cosa è valido per me e che cosa invece è valido per gli altri. Si tratta un po' di andare a scavare fondamentalmente. Questa carta vi parla di profondità nascoste, c'è qualcosa di profondo dentro di voi che deve venire a galla fondamentalmente. Andiamo a vedere un ultimo messaggio da parte delle fatine, vediamo che cosa hanno da dirvi, amici della bilancia. Ok, ecco, solitudine, ve lo metto qua di fianco alla carta dell'eremita. Questa carta praticamente vi dice che il fatto di essere da soli, ok, mm, ha un po' il significato di essere un tutt'uno, ok, con il tutto. Scusate il bisticcio di parole, però è prendere consapevolezza che tutto è uno, che tutti siamo parte della stessa scintilla divina, ok? Il più grosso tesoro che voi avete lo scoprirete attraverso i tempi di calma, attraverso il vostro silenzio, dicono. E poi questa carta vi dice di guardare in un libro. Qualsiasi sia la domanda che voi avete proprio adesso, troverete la risposta in un libro. E potete fare anche uno di quei giochi, cioè aprire il libro a caso, mettere il dito e leggere la frase. In qualche modo, in quella frase, ci sarà la risposta che voi state aspettando. Cari amici della bilancia, questo è quello che avevo per voi, spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!